Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. O-Knife, la linea dei coltelli della O-Lite, questo è il coltello che avete visto nell'introduzione, ma oggi vi parlerò anche di queste due torce tattiche, la Warrior 3S e la Baton 3 Pro Max, due torce molto potenti con caratteristiche simili ma per quanto riguarda le prestazioni. Poi come torce sono differenti e si adattano alle esigenze di ognuno di noi. Guarderemo le varie caratteristiche, ma quello che mi preme dirvi è fate attenzione perché il 14 febbraio ci sono delle promozioni sul sito della O-Lite. Verranno fatti dei regali, quindi una piccola torcia tattica per chiunque effettuerà un ordine sul loro sito, più un regalo a sorpresa ma disponibilità limitate, quindi affrettatevi, andate a dare un'occhiata nel link del primo commento e nella descrizione. Adesso guardiamo questi prodotti, vediamo come funzionano, vediamo le varie caratteristiche, vi lascerò man mano tutti i vari prezzi, le schermate man mano che ve ne parlo. Quindi siccome sono tre i prodotti, andiamo al dunque, vediamo come funzionano e quali sono le loro caratteristiche e particolarità. Iniziamo. E allora sul bancone quindi abbiamo i prodotti con le relative scatole. Iniziamo dalla Baton 3 Pro Max, una piccola torcia tattica, si può nascondere quasi tutta in un pugno, quindi una torcia compatta ma molto luminosa. Per quanto riguarda le prestazioni, quindi i lumen hanno su per giù la stessa luminosità, ma una raggiunge una distanza doppia dell'altra. Troviamo un corpo in alluminio aeronautico molto resistente, entrambe sono impermeabili, quindi protezione IPX8. Questa si svita in questo modo e troviamo all'interno una batteria ricaricabile agli ioni di litio del tipo 21700 da 5000 mAh, 3,6 volt, che dà una grandissima autonomia. E sia questa che l'altra si ricaricano con un caricabatterie magnetico che si poggia nella parte posteriore e che adesso vi farò vedere. Allora guardate, questo è il tastino di accensione, che ha anche un LED che adesso sta lampeggiando perché indica il livello di carica della batteria. Guardate, adesso non lampeggia più. Per poterlo riattivare basta scuoterla e indica direttamente il livello di carica della batteria, a differenza di tante altre che invece ci richiedono di premere il tastino, quindi automaticamente di accendere la torcia. Nella parte superiore non abbiamo una vera e propria corona, ma semplicemente questa sporgenza che protegge il vetro, infatti è leggermente più rientrato. La clip si può anche rimuovere semplicemente tirandola e si può utilizzare inserendola in questo modo oppure nell'altro senso. Sulla base abbiamo quindi questa parte che, essendo magnetica, serve sia per poter fissare la torcia su una superficie metallica che per poter trattenere il caricabatterie. Quindi facciamo la prova con la solita chiave inglese. Messa in questo modo la torcia rimane perfettamente dritta anche se messa in orizzontale, a maggior ragione se messa in verticale, sia puntata verso il basso che puntata verso l'alto. Quindi proviamo direttamente ad accenderla, ricordandovi che ha la modalità memoria, quindi si riaccenderà ogni volta con l'ultima modalità che avete utilizzato prima di spegnerla. Quindi in questo caso abbiamo una luminosità relativamente alta, ma se io tengo premuto il tastino, come vedete, abbiamo questo loop che ci permette di regolare la luminosità da quella più bassa a quella più alta, ma questa è la più bassa fra le tre disponibili nel loop. In realtà se io lo tengo premuto mentre la torcia è spenta, ho la modalità Moon, quindi la modalità più bassa, che serve per poter vedere da vicino, guardate, poter cercare degli oggetti eccetera, ma anche per fare dei segnali luminosi, e questa garantisce una grandissima autonomia, mi pare di 60 giorni, adesso lo guarderemo comunque sulla scatola. Se invece voglio attivare la modalità turbo, basterà premere 2 volte il tastino, quindi in questo modo ho la luminosità più alta, che posso assicurarvi che è davvero elevatissima, ma anche la modalità strobo, quindi bisognerà premere 3 volte il tasto di accensione per avere questo lampeggio che infastidisce animali, eventuali aggressori, eccetera. Ovviamente è possibile anche bloccare il tastino per evitare accensioni accidentali, anche se effettivamente non ha una sporgenza elevata, quindi è difficile che possa accadere. Bisogna mantenere premuto il tasto anche dopo che si è accesa la modalità Moon. In quel caso automaticamente andrà in blocco e per sbloccarla bisognerà fare la procedura inversa. Quindi lo premo, si accende in modalità Moon, si è spenta, in questo caso, anche se io premo, come vedete, si accende il LED di colore rosso che mi conferma che la torcia è bloccata. Adesso per sbloccarla la mantengo premuta a lungo e la torcia torna ad accendersi. Guardiamo quindi la durata della luminosità in base alla modalità che sceglieremo. Allora abbiamo la modalità Moon, come vi dicevo poco fa, un solo lumen come luce emessa, ma che riesce a durare ben 60 giorni. La modalità Low invece ha 15 lumen, dura 180 ore
e raggiunge 10 metri di distanza. La modalità media 120 lumen dura 23 ore e raggiunge 32 metri di distanza, invece la modalità alta ha 800 lumen per i primi 243 minuti, che poi si abbassano a 120 lumen per i restanti 80 minuti, raggiunge 83 metri, e invece la modalità turbo ha ben 2500 lumen per il primo minuto, che si abbassano a 800 lumen e dureranno 240 minuti con 145 metri di distanza massima raggiungibile. Adesso guarderemo pure il contenuto della confezione. Passiamo un attimo all'altra torcia, quindi la Olight Warrior 3S. Si accende da questo tastino. Come vedete qua abbiamo questi puntini che in realtà sono dei LED. Infatti una volta accesa, come vedete, abbiamo 4 LED che indicano il livello di carica della batteria e da questa parte abbiamo un solo LED acceso che indica la modalità più bassa. Aumentano in base alla luminosità i 3 LED. L'ultimo rimane spento perché corrisponde alla modalità turbo. Infatti, se io attivo la modalità turbo si accendono tutti e 4. Per quanto riguarda impermeabilità e tipo di batteria sono le stesse. L'unica differenza è che da questa parte abbiamo anche il tasto di accensione che ci permette di utilizzarlo in 2 modalità differenti. Quindi possiamo accenderlo semplicemente sfiorandolo, quindi premendolo per metà, e rilasciandolo la torcia si spegnerà. Ma se vogliamo accenderla e mantenerla accesa basterà premerlo fino in fondo per vedere la modalità turbo. Anche questa ovviamente ha la modalità strobo, emettendo questo lampeggio così fastidioso. Nella parte frontale però abbiamo questa corona che può essere utilizzata sia per rompere vetri che in caso di aggressione possiamo utilizzarla anche come arma da difesa. E anche questa ovviamente nella parte posteriore è magnetica. Facciamo la prova, essendo più grande vediamo se riesce a resistere in modalità orizzontale. Riesce a rimanere anche in modalità orizzontale, ma è anche più grande, quindi ovviamente si sbilancia con più facilità. Guardiamo quindi le caratteristiche tecniche anche di questa. Abbiamo la modalità Moon con un lumen 55 giorni, la modalità Low 15 lumen 130 ore, la modalità media 200 lumen 13 ore, la modalità alta 166 minuti con 800 lumen e 39 minuti a 250 lumen, e la modalità turbo invece si abbasserà in 3 step, quindi 2300 lumen per i primi 2 minuti e mezzo, 800 lumen per gli altri 160 minuti e poi 250 lumen per i rimanenti 39 minuti. Entrambe resistono anche a cadute da 1,5 metri d'altezza. All'interno di questa scatolina troverete anche il manuale di istruzioni e il caricabatterie che serve per poterla ricaricare in modalità magnetica, che lo trovo molto comodo, però c'è sempre un però. Questa invece è una linguetta che dovete rimuovere assolutamente quando comprate la torcia, perché la troverete all'interno, bisogna svitare il tappo, altrimenti non riuscirete né ad accenderla e ovviamente nemmeno a ricaricarla, perché si posiziona in questo punto e evita che questo contatto tocchi la batteria, per evitare che si scarichi durante la fase in cui la torcia viene stoccata, quindi conservata, durante il trasporto eccetera. All'interno della confezione troviamo anche questa comodissima fondina. Con questo clip abbiamo la possibilità di metterla nel primo passante, che è fisso quindi non si può aprire, oppure nel secondo che ha questo bottone, quindi ci facilita nella rimozione. In più c'è questo gancetto per poterla appendere. Guardiamo però il contenuto anche dell'altra torcia, quindi si tira in questo modo. Alzando troviamo il caricabatterie magnetico, questo è nuovo perché per entrambe sto utilizzando un caricabatterie di un'altra torcia, e si collega semplicemente in questo modo. Durante la fase di ricarica si accende questa parte di colore rosso e quando raggiungerà il livello massimo della carica diventerà di colore verde. Qual è la comodità di questo caricabatterie? Il fatto che se la torcia è sotto carica e noi vogliamo prenderla, basta tirare, semplicemente si stacca, non c'è il rischio che ci siano porte nelle quali si può insinuare acqua eccetera. Però se siamo in viaggio e magari smarriamo questo caricabatterie, lo dimentichiamo in automobile, in valigia eccetera, dobbiamo ricaricarla, se non abbiamo questo caricabatterie insomma non possiamo farlo. Un cavo di tipo C sicuramente è più comodo, ma questa è una particolarità della Olight. Vediamo però il resto del contenuto. Troviamo questa comoda borsetta tipo vellutino per poter trasportare la nostra torcia, quindi una volta inserita si richiude in questo modo e rimane protetta, facile da trasportare. Una fondina l'avrei gradita sicuramente però. E poi troviamo questo accessorio che è utile e particolare ed è la prima volta che lo vedo in dotazione all'interno di una confezione di una torcia tattica. Abbiamo la possibilità di fissare questo supporto con questo nastro biadesivo della 3M sia da una parte che dall'altra, quindi in base alla forma della struttura possiamo, per esempio se in un angolo, utilizzarli entrambi, e grazie alla forza magnetica di questa torcia possiamo appenderla in questo modo e quindi in caso di necessità
toglierla e metterla molto facilmente, e si può utilizzare sia con questa torcia oppure con tutte le altre torce della Olight che abbiano questa parte posteriore magnetica. Ora però parliamo di questo coltello. Allora, come sapete, io già vi ho fatto conoscere un coltello della Olight, ragazzi, lo utilizzo con soddisfazione, funziona benissimo. Anche questo effettivamente dalle prime prove mi è piaciuto tantissimo. Allora, la confezione è composta da questa mini borsettina, all'interno troverete il coltello, ma troverete anche questa moneta che era presente anche nell'altro coltello, quindi una sorta di moneta da collezione. Sulla parte superiore è scritto il modello rubato 3, un'immagine, insomma, delle piccole monete da collezione, simpatiche da, da collezionare. Allora, guardiamo quindi il coltello. Ne possiedo tantissimi di diversi marchi, di diverse misure, con diverse funzioni. Non sono però un grande intenditore, quindi vi farò vedere questo coltello semplicemente come lo farei vedere ad un amico. Allora, abbiamo l'impugnatura nella parte posteriore con questa sagomatura che accoglie bene la mano, da questa parte va l'indice. Nella parte laterale abbiamo questa finitura che, oltre a essere bella esteticamente, come tutti i prodotti della Olight sono davvero molto curati in tutti i dettagli, offre anche un buon grip sia a destra che a sinistra. Da questa parte però troviamo la clip per poterla fissare nel taschino, bellissima la lama con questa finitura di colore nero, e sulla stessa troviamo questa parte zigrinata che offre anche un buon grip nel caso in cui si debba tagliare poggiando il pollice nella parte superiore. E per poterla aprire e poterla chiudere bisogna utilizzare questo sistema, che semplicemente abbassandolo sia con due dita oppure con un dito sia a destra che a sinistra, in questo modo ci permette di far richiudere oppure di far aprire la lama. Non è un coltello a scatto, ma ci permette di aprirla con comodità. Nel caso in cui stiamo tenendo qualcosa da tagliare, il coltello è chiuso, non dobbiamo lasciarlo, ma semplicemente abbassando questa parte diamo un colpo di polso, si apre e ci permette di tagliare tutto ciò di cui abbiamo bisogno, quindi comodissimo. Per poterla richiudere basterà fare la stessa manovra, dare un colpo di polso verso l'interno e il coltello si richiuderà. Guardiamo però quanto sia affilato. Facciamo la prova tagliando un poco di carta da questo manuale di istruzioni, quindi un fogliettino, facciamo solo un paio di prove. Fa anche dei bei riccioli, guardate, provo a tagliare una parte molto sottile. Ricorderete che dell'Olight vi ho già fatto conoscere un altro modello, quindi lo Splint, ragazzi, eccezionale, mi sto trovando benissimo, quindi anche con questo ipotizzo che mi troverò bene allo stesso modo. Ma per tutti vi lascerò comunque il link nel primo commento e nella descrizione, e vi lascerò anche una schermata da questa parte con tutte le caratteristiche dei vari prodotti. Adesso andiamo all'esterno e facciamo le prove anche con queste torce tattiche. Allora, adesso siamo in un centro abitato di periferia, proviamo ad illuminare quel palazzo, saremo forse poco più di 100 metri, vediamo, guardate come riesce ad illuminarlo. Spostiamoci su questo che è molto più vicino, qua saremo una settantina di metri, e anche in questo caso guardate che differenza, spenta e accesa, riesce ad illuminare molto bene anche quegli edifici in fondo, guardate. Questa è la Warrior 3S. E adesso facciamo la stessa prova ma con la Baton, quindi modalità bassa, ma andiamo direttamente in modalità turbo. Come vedete, avendo una luminosità molto più ampia, in questo caso riusciamo sì ad illuminare, però non riusciamo ad avere la stessa luminosità che abbiamo con l'altra, quindi non arriva alla stessa distanza, però riusciamo a vedere con un angolo molto più elevato, guardate che differenza. Quindi riusciamo a vedere effettivamente quello che con l'altra non rientra nel suo raggio d'azione. E ovviamente entrambe, come vedete, attaccate alla carrozzeria della mia automobile, riescono a rimanere grazie al magnete. Quindi in caso di necessità, qualunque superficie metallica riesce a dargli questo sostegno. Ovviamente la Baton è piatta, mentre questa ha un minimo di difficoltà, quindi va posizionata con attenzione. Ma una volta trovato l'equilibrio giusto, comunque riesce a rimanere anche lei sulla carrozzeria come ho fatto poco fa, ma che adesso invece non mi riesce più, quindi è a terra. Meno male che sono delle torce rugged, quindi resistono a cadute, e questo è un esempio di una torcia che è caduta su per giù da 1 metro di altezza e continua ancora a funzionare senza nessun problema. Contro la mia volontà ha fatto questa caduta.
Per quanto riguarda un percorso a piedi, la 3S si presta benissimo a questa parte più luminosa al centro, e ovviamente riducendo e aumentando poi decideremo come impostarla, mentre la Baton avrà un raggio d'azione più ampio e un pochettino più soffuso. Infatti, come vedete, la Baton ci permette di vedere lateralmente e non avere quella parte luminosa concentrata, quindi la differenza è questa, ma entrambe riescono a illuminare molto molto bene. E ora l'hotel abbandonato. Allora, direttamente a modalità turbo con la Warrior 3S, guardiamo come riesce ad illuminare. Come vedete riusciamo a vedere per bene tutto, però il fascio non è grandangolare, anche se illuminando in avanti riusciamo a vedere pure per terra. Oggi l'hotel abbandonato è in condizioni un po' disastrose. Comunque stanno facendo dei lavori, quindi hanno abbattuto anche degli alberi. Speriamo che la struttura abbia una nuova vita. Comunque questa è la luminosità in modalità turbo. Ora passiamo all'altro modello, quindi la Baton. Accendiamola, mettiamo modalità turbo e in questo caso riusciamo pure a vedere l'hotel con una luminosità molto più ampia come poco fa, quindi se la punto in avanti riesco a vedere tutto anche lateralmente. Quindi due utilizzi differenti in base alle esigenze, una o l'altra possono prestarsi bene a ciò che dobbiamo fare. E adesso edificio abbandonato, quindi questa struttura è ancora in costruzione. Andiamo direttamente con la Olight Warrior 3S modalità turbo ed è paurosa, riusciamo a vedere tutto, si vede benissimo praticamente anche le fughe dei mattoni, quindi illumina davvero molto bene. Ovviamente riusciamo a vedere anche un poco lateralmente. Facciamo la prova con l'altra che ha delle caratteristiche praticamente opposte, quindi ci permette di vedere bene lateralmente ma non ci permette di vedere benissimo da lontano. Proviamo. Quindi adesso tocca alla Baton. Allora, modalità intermedia, andiamo in modalità turbo, riusciamo a vedere anche con questa ovviamente l'edificio, ma riusciamo a vedere molto meglio anche lateralmente, quindi tutti gli alberi eccetera. Spenta e accesa. Vediamo la modalità più bassa che ci permette di vedere da vicino, quindi riusciamo a utilizzarla per cercare qualcosa, insomma vedere alcuni dettagli che altrimenti con luminosità più alte ci abbaglierebbe, e questa è la modalità comune sia alla Baton che alla Warrior. Quindi ragazzi, penso che non ci sia da commentare tantissimo. Quindi la Baton 3 Pro Max serve per avere una luminosità simile alla Warrior 3S, ma una luminosità molto più ampia. Questa invece serve per illuminare da lontano, quindi raggiungere una distanza maggiore, ma ci permette di vedere pure attorno a noi, non ha un fascio molto stretto. Per quanto riguarda il coltello, fantastico ragazzi. Comunque, tornando a noi, vi ricordo di andare giù nel primo commento e nella descrizione, perché trovate tutte le informazioni riguardanti l'evento del giorno 14, dove troverete diverse promozioni, ma troverete anche un piccolo regalo di una piccola torcia tattica per chiunque effettuerà un acquisto, più un regalo a sorpresa che non conosco nemmeno io, ma quantità limitate, quindi andate a guardare. Adesso vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace cliccando sul pollicione all'insù, iscrivetevi al canale in modo da farlo crescere sempre di più. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!